differenza enorme tra quello che è il mondo rental e il mondo racing. Penso che ci si possa davvero mettere in gioco e divertirsi. Ma che cos'è davvero un racing kart rispetto ad un kart a noleggio? In questo video proverò a rispondere con onboard comparativi e le impressioni di chi è salito su un racing kart per la prima volta. Goditi questo primo episodio e scrivimi nei commenti se per te il rental karting è davvero karting vero. Un anno fa, dopo ben 5 anni e mezzo di stop dal karting, ho ripreso grazie a lui. Una sera mi chiama e mi dice: ma ti va di venire sui rental indoor a Torino? Va bene, sapevo che a quel punto il tarlo del kart mi sarebbe ritornato, infatti mi è tornato, adesso ve lo presento. Ed eccoci qua ragazzi, mi chiamo Andrea, sono un amico di Filippo da sempre, praticamente anch'io iper appassionato di motorsport, condividiamo questa passione fino da quando abbiamo 16 anni. Purtroppo ho scoperto il mondo del kart solo di recente, anch'io ho partecipato al primo campionato R-Max quest'anno, un format davvero divertente anche per un neofita come me, molto interessante per fare esperienza ma soprattutto per mettersi in gioco anche ad età avanzata, ahimè. Saliamo su un R-Max per questo primo onboard che poi andremo a comparare contro quello di un kart racing. Siamo a Franciacorta, rettilineo, giù, seguo un altro pilota in scia, guadagno circa 2 km/h, ma qui perdo quel vantaggio avendo un ingresso leggermente più stretto di quello ideale. Siamo in approccio di curva 3, manco l'apex di circa mezzo metro. In questo percorso pratico si fa a circa 90 all'ora. Rimango leggermente più stretto del pilota davanti. Ho dovuto stare leggermente più stretto sul cordolo, però per il resto lo scorrimento è buono. Ovviamente tra questi motori che sono tutti uguali, almeno sulla carta ci sono comunque delle differenze. Quindi un giro buono ma non perfetto, diciamo che forse 1,5 decimi l'ho lasciato sul piano. Tra l'altro tu hai fatto la tua prima uscita con un vero kart racing quest'anno, mi pare. Corretto, io ho iniziato solamente quest'anno con prima vera esperienza sul kart, un 2 tempi che mi ha permesso di scoprire che cosa vuol dire davvero guidare un kart. Quindi non solo mondo rental indoor o 4 tempi da piste diciamo della domenica, ma il vero kart appunto. Eravamo ai Sette Laghi ed è stata la prima volta tra l'altro che ho provato un kart racing. Chiaramente differenza enorme tra quello che è il mondo rental e il mondo racing. Penso che ci si possa davvero mettere in gioco e divertirsi. E giù la testa con me per questo giro su un racing kart, configurazione OKN e un presa diretta, 2 tempi, molti cavalli, molta velocità. Dai dati GPS potete vedere che si arriva a 125 all'ora fino al rettilineo e i G di percorrenza sono mostruosi. Ecco, in questa curva mi sono un po' impiantato, ho lasciato 1,5 decimi giusto per un piccolissimo errore e sentiamo questo splendido sound di questi 2 tempi presa diretta. E finiamo un giro buono, non eccezionale. La prossima volta che vedremo Andrea lo vedremo in pista con i telai racing, organizziamo qualcosa, così almeno tu ti spacchi le costole e io mi spacco qualcos'altro. Speriamo di no. Già fatto ragazzi, già fatto. Succede ma ne vale tutta, ne vale tutta. Quindi per chiudere il consiglio è
iniziate presto, non aspettate i 40 anni. Se avete già 40 anni, iniziate comunque. Enjoy! E adesso andiamo a vedere i due onboard side by side. OKN a sinistra, R-Max a destra. In questo primo episodio abbiamo visto su Franciacorta qual è la differenza, sono ben 10 secondi. Ti aspettavi che fossero di più o di meno? Scrivimelo nei commenti qui sotto, condividi il video, iscriviti al canale. Nel prossimo episodio approfondiremo questo tema in maggior dettaglio. Alla prossima, ciao!